Benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un argomento triste e doloroso perché lo riceviamo dalle persone care, dalle persone a noi vicine e molte volte lo riceviamo da qualcuno che amiamo veramente e questo ci spezza il cuore. E succede perché ci fidiamo delle persone e lasciamo che i nostri sentimenti prendano il sopravvento. Pensate che questo sia giusto nei confronti di qualcuno che vuole aiutare? La frase "guardati dal tuo amico, non dal tuo nemico" si riferisce all'idea che a volte le persone più vicine, come i nostri amici, la nostra famiglia o l'amore della nostra vita, possano essere fonte di pericolo o tradimento. Come sappiamo, non siamo tutti uguali. Forse non tutti pensiamo che le cose debbano essere fatte in quel modo. Non tutti sono aperti all'idea che non si possa fare nulla per riconquistare la fiducia della persona che ci ha aiutato nel momento del bisogno. Una parte di questo messaggio riguarda l'aspetto economico, l'altra parte riguarda il rapporto tra madre e figlio, tra marito e moglie, quella parte che ha rinunciato a tutto in nome della libertà, perché non ha voluto sacrificare il suo tempo. I bambini non dovrebbero essere considerati sacrifici. Tutto è stato fatto per amore, per il desiderio di formare una famiglia. Qui su questo canale vi chiedo come mai le persone non si fermano a pensare alle conseguenze che tutto quello che faranno porterà. Come mai una persona non si ferma a pensare prima di agire? Il mondo sarebbe diverso se le persone avessero la sensibilità di vedere oltre le conseguenze delle loro azioni. Sarebbe una buona cosa, non credete? In tutto questo troviamo chi fa il danno e chi lo subisce. Da un'altra parte troviamo silenzio, vergogna e spesso cercano persino di ignorare l'altra persona perché non sanno come evitare che gli venga detto cosa hanno fatto. D'altro canto può capitare che ti facciano sentire in colpa per quello che è successo. Inizi a provare sentimenti che non avresti mai pensato di provare per un amico o un parente. E se parli con gli altri ti renderai conto che non sei solo. Alcuni ti diranno di denunciarlo, altri ti diranno di perdonarlo. Poi sta a te trovare delle soluzioni per liberarti dal peso del risentimento e trovare la pace interiore di cui tanti parlano. Ma come possiamo impedire che tutto questo accada? Quello che posso dirti è che devi pensare prima di fare le cose, prima di accettare situazioni di cui poi ti pentirai. Perdonare non significa sempre riconciliazione. Perdonare non significa giustificare quanto accaduto o minimizzare il dolore, ma piuttosto liberarsi dal peso emotivo che il risentimento può generare. Ogni persona vive il processo del perdono in modo diverso. Per alcuni parlare apertamente è il modo per trovare giustizia e pace, mentre per gli altri il perdono consente loro di andare avanti senza portare con sé il peso del passato. Non esiste una risposta a tutto questo. È un percorso di guarigione personale che ognuno deve seguire al proprio ritmo. La cosa importante è liberarti al più presto da quella sensazione che porta solo rabbia e risentimento. Ti consiglio di mandare luce a tutta la famiglia che ti ha fatto del male e lascia a Dio che si occupi del resto.
E spero che questo messaggio ti sia stato utile nel tuo viaggio qui sulla terra. Grazie per avermi ascoltato e che Dio sia nella vostra vita come lo è nella mia.